Mi chiamo Alessandra Turco, sono contadina in Italia, sono parte di un'associazione di piccoli contadini che si chiama Associazione Rurale Italiana, che a sua volta è membro del coordinamento europeo Via Campesina e a livello internazionale della Via Campesina. Come delegata di ECVC, sono parte del gruppo di lavoro biodiversità del CIP, cioè della piattaforma per la sovranità alimentare. Allora, il diritto contadino alle sementi viene definito dal Trattato internazionale per le risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, il TIRFA. Nello specifico, nell'articolo 9 viene definito quello che è il diritto dell'agricoltore, ossia a conservare, utilizzare, moltiplicare, vendere e riprodurre il materiale fitogenetico all'interno del proprio campo. Questo che cosa significa? Ci dà due primi elementi fondamentali, ossia che l'agricoltore deve essere un soggetto attivo da un punto di vista della difesa e conservazione della biodiversità. Ossia non basta che sia qualcuno che semina una data coltura e ne raccoglie i frutti e vende la propria produzione, ma deve essere qualcuno che è attivo nella selezione e riproduzione delle sementi stesse. Come secondo elemento abbiamo invece il fatto che sia parte di una comunità, in quanto si considera che le sementi siano un bene collettivo e quindi un diritto collettivo. Oltre a questi principi di base legati all'uso della semente stessa, c'è il diritto a partecipare alle decisioni e il diritto a condividere i benefici derivanti dal materiale fitogenetico. Questi due punti sono fondamentali perché permettono agli agricoltori e nello specifico alla piattaforma dell'IPC di essere un soggetto attivo all'interno della discussione del trattato e di altri accordi internazionali. Allora, nel dicembre del 2019 è stata approvata dalle Nazioni Unite la dichiarazione dei diritti contadini, delle contadine, dei lavoratori e delle lavoratrici agricole, dove si sancisce il diritto alla conservazione, all'uso, allo scambio e alla moltiplicazione delle sementi, nell'articolo 19, ma non solo. Viene riconosciuto uno stretto legame tra quella che è la comunità agricola e la comunità rurale e la semente stessa, per cui la cultura contadina è quella di cui fa parte quella data semente e quella data risorsa dell'agrobiodiversità. C'è quindi questa stretta interconnessione che rende necessario e vincolante per gli Stati il fatto di proteggere e riconoscere la cultura contadina e le risorse ad essa collegate. Per noi contadini poter gestire direttamente la conservazione, l'uso e la riproduzione delle sementi ha un'importanza strategica, perché ci permette direttamente ai nostri campi di poter riprodurre e selezionare quelle che sono le piante che meglio si adattano a eventuali avversità o a determinate condizioni ambientali o nella selezione che facciamo noi contadini, le piante che teniamo, quindi il materiale fitogenetico, l'agrobiodiversità che produciamo e che selezioniamo e che conserviamo, sarà quella di popolazioni eterogenee. Le sfide che ci troviamo ad affrontare sono sicuramente legate alla possibilità di poter controllare le risorse della biodiversità, quindi poter gestire direttamente quelle che sono le sementi per produrre un cibo di qualità alla popolazione e non per speculazioni economiche o finanziarie come fanno le multinazionali e i grandi capitali di investimento. Per noi è quindi fondamentale come gruppo
CIP, riuscire a partecipare alle negoziazioni, riuscire a essere parte attiva nella ridefinizione sia delle politiche sia dei benefici legati alla gestione delle sementi e dell'agrobiodiversità, ma questa possibilità non sempre riusciamo a coglierla perché ci sono delle difficoltà oggettive che si sono acuite durante questo periodo. Il gruppo che cosa fa? Sostanzialmente è un gruppo appunto di coordinamento nel quale i diversi attori, i diversi rappresentanti dei produttori convergono su una strategia comune per riuscire a realizzare la sovranità alimentare, cioè per portare avanti progetti e soprattutto per fare pressione politica sui governi e sulle organizzazioni internazionali in modo che sia possibile portare avanti dei modelli di produzione e distribuzione di alimenti locali di cibo di qualità e che rispettino la cultura, l'ambiente e i territori. Noi chiediamo che siano riconosciuti i diritti degli agricoltori e dei popoli indigeni, così come sancito e definito dal TIRFA e dalla Dichiarazione dei diritti contadini e delle popolazioni rurali. Vogliamo essere parte attiva nella definizione delle politiche e delle leggi legate alla gestione dell'agrobiodiversità e vogliamo che sia realizzata la ripartizione dei benefici nel momento in cui vengono utilizzate le nostre sementi da altri a fini commerciali. Quello che crediamo è che anche il sequenziamento digitale debba essere equiparato all'uso delle informazioni contenute all'interno delle sementi. Vogliamo quindi che venga realizzata anche in questo caso la ripartizione dei benefici. Vogliamo che nel caso in cui queste caratteristiche vengano utilizzate dall'industria per brevettare o registrare delle nuove varietà, le sequenze contenute in questo materiale di nuova registrazione non possano essere contestate se ritrovate nelle nostre sementi, nel patrimonio fitogenetico che noi gestiamo direttamente nei nostri campi. Vogliamo inoltre che gli OGM di nuova generazione, gli NPT, vengano riconosciuti come OGM a tutti gli effetti, vengano quindi assoggettati a quello che è il principio di precauzione definito sia dalla legislazione europea sugli OGM sia a livello internazionale dal protocollo di Cartagena all'interno della Convenzione sulla diversità biologica. Vogliamo quindi che all'interno delle nostre legislazioni, delle legislazioni nazionali dei diversi paesi, i diritti degli agricoltori e delle popolazioni indigene alle sementi vengano portati avanti dagli Stati così come è sottoscritto negli accordi